2 cucchiai, 10 grammi di fibre, un gel naturale che rallenta l'assorbimento degli zuccheri. I semi di chia hanno conquistato il mondo del benessere e vengono celebrati come un superalimento miracoloso. Ma funzionano davvero? E soprattutto, cosa dice la scienza? In questo video andremo oltre le promesse di marketing per scoprire insieme la verità sui semi di chia, benefici reali, limiti da conoscere e rischi spesso ignorati. Alla fine saprai non solo se vale la pena inserirli nella tua alimentazione quotidiana, ma anche come farlo nel modo più efficace e sicuro. I semi di chia arrivano da molto lontano, non solo in termini di chilometri, ma anche di tempo. La pianta che li produce, la salvia ispanica, è originaria del Messico e del Guatemala. Gli antichi Aztechi e i Maya li consideravano un vero alimento sacro. Erano convinti che racchiudessero forza ed energia, tanto che la parola chia, nella lingua Maya, significa proprio forza. Non è un caso che i guerrieri aztechi portassero con sé questi piccoli semi prima delle battaglie o dei lunghi viaggi, per avere resistenza e vitalità. Poi, per secoli, se n'è quasi persa memoria. Solo negli ultimi decenni, con il crescente interesse per i cibi naturali e funzionali, i semi di chia sono tornati alla ribalta, conquistando dapprima l'America e poi l'Europa. Oggi sono coltivati non solo in Centro America, ma anche in altre parti del mondo, e sono entrati a pieno titolo nelle nostre cucine e, soprattutto, nei laboratori scientifici. Perché al fascino della tradizione si è aggiunto il supporto della ricerca moderna, che ha iniziato a misurare davvero i loro effetti sul nostro organismo. Entriamo adesso nel cuore dei semi di chia, la sua straordinaria composizione nutrizionale. Cominciamo dalle fibre. 2 cucchiai, circa 28 grammi, contengono 11 grammi di fibre, più di un terzo del fabbisogno giornaliero consigliato. Per dare un'idea, è come mangiare quasi 3 mele intere in un solo cucchiaio di semi. Ma la fibra della chia ha una particolarità, è in gran parte solubile e a contatto con l'acqua si trasforma in un gel morbido. Questo gel rallenta la digestione dei carboidrati e stabilizza i livelli di zucchero nel sangue, evitando quei picchi che ci fanno sentire affamati o stanchi poco dopo i pasti. Non solo, nutre i batteri buoni dell'intestino, favorendo la produzione di acidi grassi a corta catena che hanno un ruolo chiave nell'infiammazione e persino nel benessere mentale. È un vero carburante per il nostro microbiota. Passiamo alle proteine. Nella stessa porzione ci sono circa 4 grammi di proteine vegetali. Non è una quantità altissima, ma la qualità è ciò che sorprende. I semi di chia contengono tutti e 9 gli aminoacidi essenziali, quelli che il nostro corpo non può produrre da solo. Tra questi c'è il triptofano, un aminoacido che il nostro organismo usa per produrre serotonina e melatonina. In altre parole, buon umore di giorno e sonno ristoratore di notte. Per chi segue una dieta vegetariana o vegana, è un contributo prezioso. E poi ci sono i grassi buoni. 2 cucchiai forniscono circa 5 grammi di omega 3 ALA. Questo acido grasso, di origine vegetale, è un precursore dell'EPA e del DHA, i 2 omega 3 più attivi per cuore e cervello. La conversione non è sempre molto efficiente, è vero, ma aumentare l'apporto di ALA resta utile per riequilibrare il rapporto tra omega 6 e omega 3, spesso squilibrato nella dieta occidentale. È proprio questo equilibrio che può contribuire a ridurre l'infiammazione cronica silenziosa, quella che si nasconde dietro molte malattie moderne. Non dimentichiamo i minerali. In soli 28 grammi di semi di chia troviamo quasi il 20% del fabbisogno giornaliero di calcio, un valore che supera quello del latte se rapportato al peso. Ci sono poi il magnesio, indispensabile per il cuore, i muscoli e la gestione dello stress. Il ferro, fondamentale per trasportare ossigeno nel sangue. Lo zinco, essenziale per l'immunità. E il fosforo, che sostiene la salute di ossa e denti. Questa combinazione fa dei semi di chia un alleato interessante non solo per chi non consuma latticini, ma anche per chi è in menopausa o ha bisogno di rafforzare lo scheletro. Infine, troviamo un patrimonio di antiossidanti naturali, quercetina, acido caffeico, miricetina, caemperolo. Queste molecole non si limitano a proteggere gli acidi grassi della chia dall'irrancidimento, ma difendono anche le nostre cellule dai radicali liberi. In pratica, riducono i danni ossidativi che accelerano l'invecchiamento e aprono la strada a malattie croniche. E il bello è che tutto questo arriva con un apporto calorico contenuto, 138 calorie per 2 cucchiai, meno di una merendina industriale, ma con una densità di nutrienti incomparabile. È qui che la chia dimostra di essere un superfood nel vero senso della parola, poco volume, tanta sostanza. Quindi, ricapitolando, in un piccolo cucchiaio di semi trovi fibra che sazia e regola la glicemia, proteine complete che sostengono umore e sonno, omega 3 che calmano l'infiammazione, minerali che rinforzano ossa e cuore e antiossidanti che rallentano l'invecchiamento. Un pacchetto completo,
nascosto in un seme grande quanto la punta di uno spillo. Quando un alimento diventa di moda, inevitabilmente intorno a lui nascono anche tanti miti. E i semi di chia non fanno eccezione. Uno dei più diffusi è che facciano dimagrire automaticamente. La verità è che non esiste alcun alimento che da solo sciolga i chili in eccesso. La chia può aiutare solo in modo indiretto, grazie alla fibra che aumenta la sazietà e alla sua capacità di abbassare la curva glicemica. Questo significa che ti sentirai più pieno e tenderai a mangiare meno, ma l'effetto dimagrante arriva soltanto se la chia è inserita in un'alimentazione bilanciata e ipocalorica. Altro mito: i semi di chia sarebbero la fonte perfetta di omega 3, come se sostituissero pesce o alghe. Non è così semplice. È vero che contengono una buona quantità di ALA, ma il nostro corpo lo converte in EPA e DHA solo in piccola parte. Quindi, se cerchi un effetto diretto su cuore e cervello, non basta affidarsi solo alla chia. Va bene come supporto, ma non può sostituire le fonti marine. C'è poi l'idea che siano un alimento detox, quasi capace di ripulire l'organismo. Anche qui bisogna chiarire: i semi di chia non eliminano tossine. La loro forza è nella fibra che regolarizza l'intestino e negli antiossidanti che riducono lo stress ossidativo, ma non sono una bacchetta magica che cancella gli eccessi di una dieta squilibrata. Insomma, i semi di chia sono un ottimo alleato, ma vanno visti per quello che sono: un alimento ricco di nutrienti e fibre, non un elisir miracoloso. Abbiamo capito che i semi di chia sono un concentrato di nutrienti, ma per ottenere davvero tutti i loro benefici bisogna imparare a usarli nel modo corretto. Il primo punto riguarda la quantità. Non servono grandi dosi. La misura ideale va da 15 a 30 grammi al giorno, ovvero 1 o 2 cucchiai colmi. È sufficiente per avere una quota importante di fibre, proteine e omega 3 senza sovraccaricare l'intestino. Molte persone pensano che aumentarne le quantità porti più benefici, ma in realtà può solo causare gonfiore o fastidi digestivi. Il secondo punto, forse il più importante, è l'idratazione. I semi di chia hanno la capacità straordinaria di assorbire fino a 12 volte il loro peso in acqua. Questo significa che, se ingeriti secchi, possono rigonfiarsi lungo l'esofago o nello stomaco e provocare disagio, se non addirittura ostruzioni. Per questo motivo è fondamentale lasciarle a bagno in acqua o in un latte vegetale per almeno 20-30 minuti, meglio ancora tutta la notte. Il risultato è un gel morbido e digeribile, che aiuta a regolarizzare l'intestino e a dare sazietà. In alternativa, puoi anche macinarli con un piccolo macinacaffè. In questo modo il guscio esterno, piuttosto resistente, si rompe e i nutrienti interni diventano ancora più biodisponibili. Questa tecnica è utile se vuoi aggiungerli a impasti o a pietanze secche, perché permette al corpo di assimilare meglio acidi grassi e minerali. E veniamo alle idee pratiche in cucina. A colazione, i semi di chia sono perfetti per creare un chia pudding, un budino naturale. Basta unire 2 cucchiai di semi a mezzo bicchiere di latte vegetale, mescolare bene e lasciar riposare in frigo per qualche ora. Al mattino avrai una crema compatta, da arricchire con frutta fresca, cannella, cacao o un cucchiaino di miele crudo. Negli smoothie, un cucchiaio di semi già idratati rende la bevanda più densa, sazianti e ricca di fibre. Ottima idea soprattutto per chi vuole ridurre gli spuntini fuori pasto. Nelle insalate o nelle zuppe puoi spolverarli direttamente, ma sempre accompagnati da una buona idratazione durante il pasto, così da favorirne l'azione prebiotica. E persino in panificazione, un pane integrale con semi di chia non solo è più saporito e croccante, ma anche un indice glicemico più basso, utile per chi deve controllare la glicemia. Un'altra curiosità: la chia è molto apprezzata anche nelle ricette vegane perché può essere usata come sostituto dell'uovo. Basta un cucchiaio di semi macinati mescolato a 3 cucchiai d'acqua. Dopo pochi minuti si forma un gel che funziona da legante in dolci e in pasti. Ecco quindi le 3 regole d'oro: dosi moderate, idratazione sempre presente, fantasia in cucina. Seguendole, i semi di chia diventano davvero un piccolo alleato quotidiano per la salute. Ma come ogni alimento ricco e potente, anche i semi di chia hanno le loro zone d'ombra. E conoscere bene i possibili errori e rischi è fondamentale per sfruttarne al massimo i benefici senza inconvenienti. Il primo errore, e forse il più diffuso, è consumarli secchi senza acqua. La chia può assorbire fino a 12 volte il suo peso in liquidi. Se ingerita direttamente in bocca e accompagnata da poca acqua, i semi iniziano a gonfiarsi nell'esofago o nello stomaco, provocando gonfiore, fastidi digestivi e nei casi più estremi veri e propri blocchi. C'è stato perfino un caso clinico di ostruzione esofagea dopo l'ingestione di un cucchiaio di semi secchi seguito da acqua. La regola è semplice: sempre a mollo, sempre macinati o sempre accompagnati da abbondante liquido.
Il secondo errore è pensare che più se ne mangiano, meglio è. Non funziona così. Superare i 30 grammi al giorno può portare a eccesso di fibre, con conseguente gonfiore, crampi o diarrea. Soprattutto se non si è abituati ad assumere fibre, la chia va introdotta gradualmente, iniziando con mezzo cucchiaio e aumentando piano piano. Attenzione anche alle condizioni intestinali particolari. Chi soffre di sindrome del colon irritabile o di diverticolite attiva dovrebbe valutare con il proprio medico se introdurla, perché la fibra insolubile potrebbe irritare ulteriormente l'intestino. Un altro punto riguarda le interazioni farmacologiche. Gli omega-3 contenuti nei semi di chia hanno un lieve effetto fluidificante sul sangue. Per la maggior parte delle persone è positivo, ma chi assume anticoagulanti o ha problemi di coagulazione dovrebbe parlarne col proprio medico. Lo stesso discorso vale per chi ha la pressione molto bassa. La chia può abbassarla ulteriormente. Esistono infine rare allergie ai semi di chia. Non sono comuni, ma possibili. Se dopo averli consumati compaiono prurito, orticaria o fastidi respiratori, è bene interrompere subito e rivolgersi a un medico. In sintesi, la chia è sicura per la maggior parte delle persone, ma va consumata nel modo giusto. Dosi moderate, mai secca, tanta acqua e gradualità se non si è abituati alle fibre. Così diventa davvero un alleato, e non un problema. Per capire davvero cosa possono fare i semi di chia, ti propongo un piccolo protocollo di 10 giorni, semplice ma efficace. Non è una dieta miracolosa, ma un test personale che ti aiuta a conoscerne i benefici sul tuo corpo. Giorni 1-3. Iniziamo con dolcezza. Prendi un cucchiaio di semi di chia al giorno, meglio se ammollati in acqua o in un latte vegetale per almeno 20-30 minuti. Questo è il tempo giusto perché si formi il gel ricco di mucillagini. In questi primi giorni potresti notare un leggero cambiamento nel transito intestinale, magari più regolarità o, se il tuo intestino è sensibile, un po' di gonfiore. Non spaventarti, è un segno che il microbiota sta reagendo a un nuovo carburante. Giorni 4-6. Aumento graduale. Passa a 2 cucchiai al giorno, circa 30 grammi. È la dose più studiata negli esperimenti clinici. Qui spesso iniziano a comparire i primi benefici percepibili. Una sensazione di maggiore sazietà dopo i pasti, meno fame nervosa tra un pasto e l'altro e un'energia più stabile lungo la giornata. Alcuni riferiscono anche una digestione più leggera. Giorni 7-10. Consolidamento. Continua con 2 cucchiai al giorno, suddivisi magari in 2 momenti diversi. Uno a colazione in un budino o in uno smoothie e uno la sera in una zuppa o nello yogurt. In questa fase, i semi di chia iniziano a lavorare su più fronti, regolano il transito intestinale, contribuiscono a stabilizzare la glicemia postprandiale e grazie agli antiossidanti e agli omega-3 riducono quei piccoli processi infiammatori silenziosi che spesso non percepiamo ma che pesano sul nostro benessere. Al termine dei 10 giorni, molti notano differenze tangibili, meno gonfiore addominale, maggiore senso di leggerezza, un sonno più regolare e persino un miglioramento dell'umore, grazie al triptofano che sostiene la produzione di serotonina. Non tutti sperimentano gli stessi cambiamenti, ed è normale, ogni organismo reagisce in modo diverso. La cosa importante è che, dopo questo breve percorso, avrai imparato ad ascoltare il tuo corpo e a capire se i semi di chia fanno per te e in quale quantità. Da lì, puoi decidere se mantenerli come abitudine quotidiana oppure alternarli ad altri semi preziosi come lino, sesamo o zucca, creando una piccola routine di benessere che varia e arricchisce la tua alimentazione. Una delle caratteristiche più sorprendenti dei semi di chia è la loro estrema versatilità. Non hanno praticamente sapore e proprio per questo diventano un ingrediente camaleontico che si adatta a piatti dolci e salati senza alterarne il gusto. Il modo più conosciuto è il budino di chia. È semplicissimo. Prendi 2 cucchiai di semi, mettili in un bicchiere con latte vegetale o yogurt, mescola bene e lasciali riposare almeno mezz'ora, meglio ancora tutta la notte. Al mattino avrai una crema fresca e gelatinosa, da arricchire con frutta fresca, frutta secca, cannella o persino scaglie di cioccolato fondente. È una colazione nutriente, saziante e perfetta per iniziare la giornata con energia. Un altro uso molto pratico è nello smoothie. Basta aggiungere un cucchiaio di semi già idratati al tuo frullato preferito. Non solo diventa più denso e cremoso, ma grazie alle fibre la sensazione di sazietà durerà molto più a lungo. Alcuni atleti lo usano proprio come spuntino post-allenamento, per un rilascio graduale di energia. La chia, però, non si ferma ai piatti dolci. Nelle insalate o nelle zuppe puoi aggiungerla come tocco finale. I semi non cambiano il sapore, ma aumentano il contenuto di fibre e minerali. In panificazione, invece, mescolarli all'impasto di un pane integrale non solo migliora la densità nutrizionale, ma contribuisce ad abbassare l'indice glicemico e rende la mollica più umida.
C'è poi un utilizzo davvero ingegnoso, la chia come sostituto dell'uovo nelle ricette vegane. È sufficiente mescolare un cucchiaio di semi macinati con 3 cucchiai d'acqua. In pochi minuti si forma un gel denso che funziona da legante naturale per pancake, torte e biscotti. Un piccolo trucco di cucina che può sorprendere anche chi non segue una dieta vegana. E non dimentichiamo l'olio di semi di chia, che si può usare a crudo per condire insalate o verdure cotte, esaltando il contenuto di omega 3. Ma c'è di più. In cosmetica viene impiegato come trattamento naturale per la pelle secca o arrossata e perfino per i capelli fragili. Un altro aspetto curioso è che i semi di chia, proprio grazie alla loro capacità di trattenere acqua, possono essere usati come addensante naturale. Per esempio in marmellate senza zucchero aggiunto, dove il gel della chia sostituisce la pectina, oppure per rendere più corpose e vellutate le salse. In poche parole, i semi di chia non sono soltanto sani, sono un ingrediente che ti apre infinite possibilità creative, dal dolce al salato, dalla cucina al benessere quotidiano. Un vero alleato da avere sempre in dispensa. Prima di chiudere, rispondo ad alcune domande che mi fate spesso sui semi di chia. Meglio al mattino o alla sera? In realtà in entrambi i momenti. Al mattino ti danno energia più stabile, alla sera aiutano il transito intestinale durante la notte. Meglio semi di chia o semi di lino? Sono entrambi ottimi. I semi di lino hanno più lignani, ma devono essere macinati per essere efficaci. La chia, invece, è più pratica perché funziona anche intera, soprattutto se ammollata. Si possono cuocere. Sì, puoi inserirli in pane o biscotti, ma ricorda che ad alte temperature alcuni antiossidanti e omega 3 si degradano. Meglio usarli crudi o in ammollo, per preservare tutte le proprietà. Quanti al giorno senza rischi? Una dose sicura va da 15 a 30 grammi, cioè 1 o 2 cucchiai, non serve andare oltre. Queste sono le domande più frequenti, ma se ne hai altre scrivile pure nei commenti, ti risponderò volentieri. Abbiamo visto che i semi di chia non sono né un miracolo né una semplice moda. La verità sta nel mezzo, un alimento umile ma ricchissimo di fibre, omega 3, minerali e antiossidanti. Se usati nel modo giusto, possono davvero sostenere la glicemia, migliorare la sazietà, proteggere le ossa e nutrire il nostro intestino. Ora tocca a te. Come li usi nella tua alimentazione quotidiana? Scrivilo nei commenti. La tua esperienza può essere di ispirazione ad altre persone. Se questo video ti è stato utile, lascia un like per supportare il canale, condividilo con chi potrebbe trarne beneficio e ricordati di iscriverti a Vita Naturalis per continuare a scoprire insieme i segreti del benessere naturale. E non perderti il prossimo appuntamento. Parleremo di altri semi preziosi per la salute, come il lino, il sesamo e la zucca, scoprendo come integrarli facilmente nella dieta di ogni giorno.